Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come promesso nel scorso video, andiamo a vedere come si fa il taglio dei binari flessibili. In questo caso sto utilizzando dei binari H0 Pico, quelli senza massicciato ovviamente, e nello stesso tempo andiamo un po' avanti col progresso del plastico in corso. Vi ricordo che per fare questo tipo di lavoro dovete procurarvi semplicemente o un Dremel come questi con il disco da taglio, e oltre al disco da taglio anche una fresa per andare a fresare i binari, la testata, diciamo il fungo del binario. Ovviamente di metodi ce ne sono tantissimi: usare praticamente il tronchese o addirittura coltello da taglio per i binari, che con un movimento riuscite a fare un taglio abbastanza efficace. Ragazzi, cosa importantissima: il binario ovviamente deve essere posizionato dove deve esserci il taglio. In questo caso io sfrutto il fatto che qui non c'è legno, quindi posso lavorare lateralmente, oppure potete appoggiarlo su una morsa tranquillamente, quindi estrarlo dal plastico e andare su una morsa. Io lavoro in location perché mi viene più comodo in questo preciso momento. Ho messo delle puntine, ma vado a rinforzare il blocco del binario soprattutto nella fase finale con una rondella e vado a bloccarlo momentaneamente per tenerlo fermo, ok? Così adesso non si muove più. Ovviamente dopo questo verrà rimosso. Ora col Dremel andiamo a fare il taglio. Ok, il primo taglio è stato fatto, tra un po' vi zoomerò in vicinanza per farvi vedere già com'è il taglio. Come avete notato ci ho messo più tempo, quindi non ho pressato con la mano. Notavate che se pressavo un pochino andavamo a rallentare diciamo i giri del motorino. Ecco ragazzi, dunque vedete che il binario è stato tagliato esattamente alla perfezione. Ok, adesso zoomo il più che posso, nel senso di non mandare a sfocare la telecamera, però potete capirlo già da qui. Vedete, questa è l'estremità della tavola ed è la fine del fungo. Ora vediamo appunto nella rotaia cosa c'è da fare. Ecco qua, adesso sto mettendo a fuoco la prima rotaia davanti. Come potete vedere il fungo necessita di essere limato, di essere un attimino lavorato, sempre col Dremel utilizzando appunto una fresa. Potete farlo anche a mano con la carta vetrata, quella fine. Ok ragazzi, cambiata la punta del Dremel, io ho messo appunto la fresa e andiamo a fargli questo colpettino leggero, ok? Ok raga, l'operazione è andata a buon fine, quindi questo ovviamente viene fatto per tutte quelle che sono le giunture del plastico, quindi prima di andare ad innestare poi con i giunti metallici preoccupatevi che il lavoro sia fatto in questo modo. Per quanto riguarda questi due moduli, diciamo che questa prima linea della navetta è terminata, quindi in questo modo io ho la certezza che questo è il tronco che mi serviva per arrivare da qui alla in fondo. Ora cosa mi resta? Mi resta di segnare col pennarello o con una matita i tratti esterni dei binari per potergli appoggiare sopra poi le ulite che adesso andremo a tagliare. La metteremo sotto i binari per cominciare a rialzarli, per dare poi quell'effetto realistico sia sonoro che appunto di appoggio del pietrisco, e questo adesso lo vedremo sicuramente già in questo video. È inutile dirvi ragazzi che la zona per esempio dello scambio poi dovrà essere forata, perché come potete vedere io qua ho messo un motorino e appoggiato sopra, ma in realtà io i motorini per gli scambi li metterò sotto plancia, quindi in questo punto faremo tra poco uno scavo fatto col seghetto elettrico, in modo che dopo in futuro andiamo a mettere lo scambio senza alcun problema. Ora dobbiamo segnare l'estremità dei binari per dare appunto l'appoggio della massicciata. Lasciamo sempre quel mezzo millimetro laterale e quell'altro mezzo millimetro laterale per ottenere il risultato totale. Cioè, mi spiego meglio: lascio mezzo millimetro ad occhio, così lo vedo da questa parte, e l'altro mezzo da quest'altra. Quindi questo spazio che si è creato adesso è lo spazio della larghezza delle ulite che utilizzeremo per fare la massicciata. Io utilizzo le ulite, voi potete usare quello che volete, il sughero, potete usare il polistirolo da 3 mm se lo trovate. In America c'è, qua non c'è. Oppure potete usare, per quelli che vogliono risparmiare molto di più, anche il cartone. Però il cartone col tempo, ovviamente una volta che fate la colla eccetera eccetera, tende a perdere la sua consistenza e quindi spugnoso
quando si asciuga crea delle ondulazioni durante la tratta, quindi non è il massimo. In questo caso io uso l'Eolite, mi trovo benissimo anche a livello sonoro, ho ottenuto molto di più. Io ho usato, quando avevo il negozio vendevo il sughero, però poi alla fine mi sono accorto che l'Eolite non solo costa meno, ma è anche più facile da lavorare, più bella da lavorare, e il suono, la differenza del suono, del rotolio, degli assali sopra i binari è assolutamente un altro mondo, quindi molto più realistico. Poi ve lo farò vedere questo effetto. Ora andiamo appunto a verificare che queste siano le misure definitive. Prendiamo la misura totale, quindi con il metro ho appurato che abbiamo praticamente esattamente 4 cm di larghezza. Quindi ci preoccupiamo ora di creare la linea laterale per il taglio, togliamo i binari, mettiamo le Eolite e poi riappoggiamo i binari. Let's go! Adesso ho fatto appunto questi segni che sono un riferimento per appoggiare l'Eolite, anche se io comunque poi ve lo farò notare tra poco, l'Eolite la metto passo passo, quindi sollevo un pezzo, metto l'Eolite e vado a proseguire, così ho un riferimento un po' più chiaro, però la base di sotto ci aiuta moltissimo. Ora è arrivato il momento di fare il taglio dell'Eolite, vado a prendere una lastra di Eolite da 3 mm di spessore, 40x40 è una lastra quadrata. L'Eolite la trovate in commercio, il sito dell'Eolite si chiama www.eolite.com, lo trovate anche su Google, basta scrivere Eolite. Ci sono anche dei rivenditori autorizzati, quindi io una volta lo ero, ma adesso non lo faccio più, però ce ne sono tanti che lo vendono e quindi è molto comoda. Se avete da fare grandi tracciati ve la consiglio, perché l'Eolite è comoda anche per costruzione di edifici e quant'altro. Infatti i marciapiedi del plastico di questa stazione la faremo con l'Eolite e quindi vi farò un video specifico come costruire marciapiedi per stazione, molto realistici. Adesso andiamo a tagliare l'Eolite. Ok ragazzi, questa è la lastra di Eolite, vedete lo spessore 3 mm e che è lo spessore minimo tra l'altro in commercio, meno di questo non c'è, esistono spessori da 3, 4, 5, 10, 15 e 20 mm. Allora, è una tavola da 40x40, quindi capite da soli che abbiamo delle tratte da 40 cm per 4, quindi creiamo un bel 4 da questa parte e 4 da quest'altra. Andiamo al taglio, vi faccio vedere il taglio, poi dopo me li taglio tutti da solo. Ok, il riferimento è questo, prendete semplicemente il taglierino e via. Tac. L'Eolite si taglia molto meglio del polistirolo, non fa pallini, non fa polvere, non fa nulla. Guardate, burro e perfezione, non ci sono sbavature, insomma l'Eolite è qualcosa di veramente figo. Non so se la metto a fuoco, sì, l'ho messo a fuoco, vedete? Questo è l'effetto dell'Eolite. Ok, come potete immaginare adesso prima di mettere l'Eolite dobbiamo sollevare tutto, ma prima di farlo vado a crearmi già i segni per fare il buco, per far sì che il motore dello scambio possa essere messo sotto plancia. Quindi vado già a segnarmi proprio esattamente dove è ubicato lo scambio, ok? Così approssimativo ovviamente, però ho un'idea di dove deve essere il taglio. Il cuore dello scambio è esattamente qui e il punto fondamentale è questo, dove ci sono appunto gli innesti per il motore, che sono nel cuore esatto dello scambio. Ok, qui facciamo un bel buchetto e siamo a posto. Togliamo i binari e cominciamo a fare anche il buco. Il motore verrà messo esattamente qua sotto, quindi dove ci sono queste due vitine, solo che viene fatto con il kit di conversione che si trova della Pico. Adesso non ricordo il codice precisamente, ma lo trovate nel catalogo Pico come appunto
adattatore per motore sotto plancia, ed è un piccolo kit che costa intorno ai 4-5 euro, che vi permette di mettere i binari, che vi permette di mettere il motore sotto la plancia, al contrario, ovviamente elettrificato. Però potete mettere qualsiasi tipo di motore, anche magari un servo di qualsiasi altra marca. Tanto comunque quello che è importante è fare il buco qua sotto. E voilà, il gioco è fatto. Abbiamo rimosso questa parte. Ok ragazzi, abbiamo fatto il buco, quindi qua quando andremo a appoggiare il nostro scambio abbiamo già la certezza di andarci da sotto. Ora una cosa importante, dobbiamo mettere l'eurite, quindi non tagliamola subito, ma la tagliamo dopo, perché noi quando andremo a appoggiare lo scambio da sotto col taglierino ci andiamo a ritagliare quello che ci serve, così abbiamo un lavoro pulito. Ok, vi faccio capire meglio. Intanto andiamo a posizionare l'eurite. Per poter incollare l'eurite potete usare o il Vinavil o la colla a caldo. Io in questo caso utilizzo la colla a caldo, anche più veloce come lavoro. Ne dovete mettere un puntino, un puntino, un puntino. Ok, tanto questo farà un corpo unico quando metteremo il binario e li bloccheremo con dei chiodi momentanei, ci permetterà di fare un corpo unico. Cosa finale sarà che quando metterete il pietrisco per completare la massicciata, la colla che fa indurire la massicciata andrà a creare un corpo unico tra binario, pietrisco e eurite. Ora vedete, io ho fatto i riferimenti di prima, le linee di riferimento che mi aiutano molto a non sbagliare, e comincio ad appoggiare il primo pezzo. Non smonto tutto, ok ragazzi, metto il primo pezzo, appoggio i binari, poi smonto questi e comincio ad arrivare fino in fondo. Vedrete che ci troveremo benissimo. Ricordate sempre di lavorare su una superficie pulita, questo per permettere alla colla di lavorare meglio e di non avere sotto delle schegge che magari vi creano degli ondulamenti. Ok raga, è arrivato il momento, mettiamo un po' di puntini qua e là sopra l'eurite. Ok, è sufficiente questo, poi la muoviamo per farla spalmare un pochino. Ok, il procedimento è questo ragazzi, perché sapete che la colla a caldo attacca subito, dobbiamo essere abbastanza veloci. Fatto, ok, è incollato. Prima di andare a mettere il prossimo cominciamo ad appoggiare il primo binario. Ok, adesso vediamo, lo appoggiamo ovviamente con le puntine come abbiamo fatto l'altra volta fino ad arrivare alla fine, poi dopo risolleveremo ancora il tutto per mettere appunto l'incollaggio, e per incollare i binari metteremo del Vinavil sull'eurite che attacca tra le traversine e l'eurite, ed è un lavoro straordinario perché vi permette, diventa tutto adesivo, di regolarlo senza avere problemi dei piegamenti sapete che il flessibile si piega, e vi permette di lavorarlo senza nessun problema. Vi ricordo alla fine della testata di rimuovere la traversina, perché questo altrimenti non ci consente di innestare il modulo successivo. Le traversine vanno messe al momento poi dell'assemblaggio, vi farò vedere poi quando sarà il momento. Quindi questa traversina la possiamo togliere anche a mano tranquillamente e lasciarla così, e le mettiamo da parte, e ci siamo quasi. Ora andiamo a rimuovere quest'altra parte di binari che vedete ancora nell'inquadratura e proseguiamo con l'eurite. Ragazzi, sono arrivato dove c'è lo scambio in fondo, devo fare lo stesso lavoro, quindi quello di fare il buco per passare il motorino. Per il momento questo video finisce qua, ci vediamo alla prossima, andremo avanti con questa linea e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!